Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale, io sono Dennis e questa è la video recensione del dispositivo che secondo me potrebbe diventare il vostro nuovo compagno di avventure off-road, Samsung Galaxy A35. Vi dirò tutte le caratteristiche e i motivi per cui lo reputo il numero uno in assoluto per le mie esigenze, ma penso anche per le vostre. Sperando che non mi incorni un toro o una mucca. Belle. Ok, sono vivo. Dicevo, sperando che non mi incorni un toro o una mucca, vi dirò le caratteristiche che lo rendono secondo me il numero uno. Parto con la premessa che in questi ultimi anni ho avuto modo di provare tutti i dispositivi possibili e immaginari per fare e per seguire sentieri off-road o tracce GPX. Dagli Android Auto 5, 6, 7 pollici, fascia bassa, fascia alta, smartphone rugged, fascia bassa, fascia alta, dispositivi Zoom XT che purtroppo non ho fatto una recensione perché li ho provati per poco tempo, però mi sono fatto un'idea. Partiamo con i dispositivi Android Auto. Hanno due grossi difetti secondo me che li ho imparati a mie spese, ovvero implementazioni delle funzioni sulle applicazioni Android Auto. Cosa vuol dire? Osmand sul telefono ha 100 funzioni, Osmand su Android Auto ha 10 funzioni. Grosso limite, finché seguite o navigate tracce GPX è perfetto. Ma se fate esplorazioni, dovete cercare nuovi sentieri, avete bisogno di spifferare il telefono, cambiare mappe, vedere diverse inquadrature, così via, Android Auto è impossibile da utilizzare. Secondo bug, consumo della batteria. Vi sarete accorti, anche sulle auto, oltre alle moto, che se avete per esempio Google Maps attivo, senza navigare, quindi consumo minimo, la batteria del telefono tende a scendere con una certa velocità. E in moto questo con Osmand si trasforma in un consumo troppo elevato. Arrivate a fine giornata con la batteria allo zero e se avete problemi e rimanete in qualche zona boschiva e vi dimenticate di staccarlo, la batteria vi andrà a zero ed è pericoloso non avere un mezzo per poter comunicare. Smartphone rugged. Due grossi difetti. Dimensioni. Dovete rimanere sempre non oltre i 6600 mAh per i millimetri. Oltre questa misura ci vogliono supporti adeguati per poter usare i telefoni, oltre al fatto che uno smartphone rugged può pesare fino a 8 etti, quelli da 22.000 mAh. Uella, guarda che panorama. Secondo difetto, basso valore di nits. Cos'è i nits? È un valore che indica quanta luminosità ha il vostro schermo. Considerate che un rugged non va oltre i 500 nits per il 90% dei dispositivi, salvo casi a parte, ma sono rugged che costano 400 euro e ve li strasconsiglio, nel senso non valgono assolutamente il costo. Un telefono come il Samsung A35, intanto che vi parlo voi potrete ammirarlo in funzione, ha un valore di nits di 1024 o 1045, che si traduce in al sole si vede e con un rugged 500 nits non si vede. Ecco il limite grosso dei rugged. Garmin Zumo XT 1 e 2, due difetti. Il primo difetto è il prezzo, non valgono assolutamente il costo. Non si può spendere per uno Zoom XT1 380 euro e per un Zoom XT2 580 euro. Ve ne sarete accorti, molto macchinosi, per una sola funzione, perché tanto se lo comprate per fare off-road ci seguite le tracce GPX, è sprecato. È un po' lento, l'interfaccia è scattosa, guardatevi quanti video volete online, vedete gente che muove la mappa, guarda questa quanto è fluida. Uno Zoom XT, vedrete una lentezza disarmante anche con il secondo, no, non è accettabile. Un pregio che trovo a questi dispositivi è che avrete il vostro telefono in tasca e di conseguenza se fate un incidente o cascate potrete chiamare i soccorsi prendendo il telefono dalla tasca. Però al giorno d'oggi è un problema che si risolve anche con il telefono principale qui, interfono collegato, comandi vocali Siri o Google, chiama 118, chiama un parente, quindi non è un limite, ma era giusto dirvelo. Dopo questa premessa abbastanza lunga, parliamo di lui. Perché è tanto bello questo dispositivo e mi ha rapito? Primo motivo, il prezzo. Ha un prezzo ottimo, se paragoniamo un rugged che ti può costare 180 euro di buona qualità, sempre un fascia bassa però di buona qualità, lui costa 259 euro, io l'ho pagato così in offerta, la versione da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archivazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
ma è ottimo perché ha delle caratteristiche uniche per questo telefono. Come vi dicevo, un ampio schermo da 6.6 pollici con frequenza di aggiornamento 120 Hz, che cosa vuol dire 120 Hz? Fluidità, un dispositivo fluido, non vi affatica la vista, anche quando lo usate a casa o a lavoro o dovunque voi lo vogliate usare, non vi affatica la vista. Luminosità buona, sotto la luce diretta si vede bene. Batteria da 5000 mAh, che non sono pochi, non sono affatto pochi. Ci arrivate tranquillamente a fine giornata e se durante l'utilizzo lo collegate a una presa USB ce l'avrete sempre al 100%. Poi Samsung ha messo degli aggiornamenti molto carini, la protezione della batteria adattiva, cioè la base e la versione avanzata, che non ve lo fa arrivare al 100 ma ve lo stacca prima, quindi la batteria vi si preserverà sempre e avrete il telefono carico. Ottima cosa. Poi Samsung lo uso da una vita, ho cambiato tanti telefoni per provarli, li ho usati come principale o come secondario, ma l'ecosistema che ha Samsung ormai è paragonabile a quello di Apple, quindi se siete abituati a un Samsung è difficile che passate a uno Huawei. Un altro motivo, il processore consuma poco, si surriscalda poco. In estate, collegato alla batteria sotto la luce diretta del sole, ci ho girato con temperature vicine ai 40, non vi si surriscalda. Poi se usate un supporto aperto come questo, non quelli chiusi a custodia, sono vietati in moto quelli, fondete il telefono, vi va in protezione. Con questo non vi darà assolutamente problema. Altro motivo che dovete assolutamente tenere a mente, io l'ho imparato a mie spese, ho avuto anche un S23 Ultra, telefono che ho amato, però non va bene per fare fuoristrada. E tu dirai, grazie al cazzo Dennis. No, non grazie al cazzo, perché io lo tenevo in tasca, avevo un telefono rugged che usavo per fare off-road, lui lo tenevo in tasca, al sicuro da tutte le vibrazioni, ma il problema è che, ascoltate bene, i telefoni di alta fascia, qualsiasi marchio, ormai utilizzano stabilizzatori video foto meccanici, non ottici. Cosa vuol dire? Se lo scuotete uno stabilizzatore meccanico svallotta, si sente rumore, fa ta 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 ta. E se fate pietraie o sentieri molto accidentati, tutte quelle botte secche a lungo andare ve lo fottono non in modo grave ma in modo semplice, però che rompe le palle. Hai un telefono da 1000 passa euro con lo stabilizzatore che fa vibrazioni o tipo zanzara, rompe le palle. Quindi o tieni due telefoni che uno lo usi per tutti i giorni tranne la moto e uno solo per la moto, devi fare il cambio SIM ogni volta e allora lì ha senso. Però non ha senso avere due telefoni, è uno spreco secondo me. Questo racchiude un compromesso fantastico, foto e video accettabilissimi, confronto a un rugged non c'è storia, lui fa video migliori di rugged che costano 500 euro, ma li batte proprio a mani basse. L'audio è fantastico, c'ha dei microfoni ottimi. Detto ciò, io ve lo straconsiglio, ma poi vi dico un'altra cosa, guardatevi tutti i miei video dall'estate 2024, circa da agosto più o meno fino a oggi, vedrete sempre lui. Fate il confronto con un rugged, guardate che differenza, è una cosa veramente abissale, pesa poco, dai, è il top, rapporto qualità-prezzo top. Detto ciò ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mettete mi piace e iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!